Salve cari amici dell'arte e tutti voi che siete in cerca di ispirazione. Oggi ci tufferemo nel mondo di uno dei materiali più affascinanti e direi più tattili nell'arsenale di un artista, il mondo dei pastelli a olio. Cosa vi viene in mente quando sentite la parola pastello? Forse i ritratti delicati e ariosi in stile rococò realizzati con i pastelli secchi, o forse i ricordi d'infanzia con le matite a cera con cui era così divertente scarabocchiare sugli album? Ecco, il pastello a olio è una via di mezzo. È come se un pastello a cera avesse deciso di diventare grande, di frequentare l'Accademia di Belle Arti e di dotarsi di una nobile base ad olio. A differenza della sua sorella secca, il pastello a olio non crea polvere, si stende sulla carta con uno strato denso, cremoso, quasi burroso, ogni tratto lascia un segno saturo, vibrante, pieno di colore e di luce. Lavorare con questi pastelli è quasi una meditazione, si sente il materiale con la punta delle dita, la sua morbidezza, il suo calore, è un dialogo diretto tra la vostra idea e la carta, senza intermediari come pennelli o spatole, anche se oggi ci torneranno utili anche loro. Torniamo un po' indietro nel tempo. Da dove viene questo materiale meraviglioso? La sua storia non affonda le radici nell'antichità come quella dei colori a olio. Il pastello a olio è un'invenzione del XX secolo e, come spesso accade con le cose geniali, è nato grazie alla richiesta di un cliente molto molto esigente. Nel 1949 il grande e terribile Pablo Picasso, che si sentiva sempre stretto nei limiti dei materiali esistenti, si rivolse al suo amico, il produttore di colori parigino Henri Sennelier. Picasso voleva un materiale che combinasse la brillantezza dell'olio e l'immediatezza del gessetto. Aveva bisogno di qualcosa con cui poter disegnare su qualsiasi superficie, legno, tela, metallo, senza una preparazione preliminare del fondo. Sognava un colore che potesse tenere direttamente in mano. Sennelier accettò la sfida, dopo lunghi esperimenti creò i primi pastelli a olio di qualità professionale al mondo, mescolò i migliori pigmenti con un olio elegante, inerte e cera, ottenendo quella texture cremosa, unica e un'incredibile coprenza. Picasso ne fu entusiasta, si dice che abbia comprato da Sennelier quasi tutto il primo lotto di 48 colori. Così, grazie al capriccio creativo di un genio, il mondo ha ricevuto un nuovo strumento per l'espressione di sé. A proposito, se questo viaggio nel mondo dei colori vi sta piacendo, non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi i prossimi video. Il vostro supporto è la nostra più grande ispirazione. Ora, torniamo alla nostra arte. Dunque, cosa rende il pastello a olio così speciale? Qual è la sua magia e quali sono i suoi segreti? La sua caratteristica principale è la capacità di essere miscelato direttamente sulla carta. Non avete bisogno di una tavolozza, la vostra tavolozza diventa il disegno stesso, potete sovrapporre un colore all'altro creando nuove sfumature e transizioni fluide, il chiaro sullo scuro, lo scuro sul chiaro. Certo, c'è un limite, la carta può stancarsi e smettere di accettare il pigmento dopo 4 o 5 strati. A quel punto è come se vi dicesse: basta, sono sazia dei tuoi colori. Ma lo strumento principale per sfumare sono le vostre dita. Sì, proprio loro, strofinando il pigmento con il polpastrello, si ottengono passaggi morbidi, quasi acquerellati. I colori si fondono letteralmente l'uno nell'altro. Certo,
Dopo un lavoro del genere avrete la manicure più pittoresca della città, ma credetemi, ne vale la pena. Per un lavoro più delicato si possono usare gli sfumini, speciali bastoncini di carta pressata o dei dischette di cotone. Un'altra tecnica interessante si chiama sgraffito. Sembra il nome di un dessert italiano, vero? In realtà significa graffiare via. Si applica uno strato di pastello, di solito chiaro, e sopra di esso un altro più scuro. Poi si prende un qualsiasi oggetto appuntito, una spatola, il retro di un pennello, persino un semplice stuzzicadenti, e si gratta lo strato superiore. Da sotto il colore scuro emerge quello chiaro, creando linee sottili e texture sorprendenti. È un po' come un gratta e vinci, gratti via lo strato protettivo e non sai mai quale disegno otterrai. È una tecnica di grande effetto per rappresentare l'erba, il pelo degli animali o le venature delle foglie. E se vi dicessi che con i pastelli a olio si può dipingere quasi come con i colori a olio, per fare questo abbiamo bisogno di un solvente come l'acqua ragia o la trementina. Dopo aver applicato alcuni tratti spessi sulla carta, si può prendere un pennello, intingerlo nel solvente e passarlo sul disegno. Il pastello inizierà a sciogliersi, trasformandosi in vera e propria pittura. I tratti spariranno, lasciando il posto a campiture di colore uniformi. Questo metodo è ottimo per creare sfondi o per lavorare su ampie aree del disegno. L'importante è ventilare bene la stanza perché i solventi hanno un carattere e un odore piuttosto pungenti. Anche la scelta della carta per i pastelli a olio fa parte del processo creativo. La carta liscia da disegno non è la scelta migliore. Il pastello semplicemente non avrebbe nulla a cui aggrapparsi. Ha bisogno di una texture, di una grana. La carta ideale è quella per pastello, la carta per acquerello con una goffratura non troppo profonda o persino la carta craft. A proposito, provate a lavorare su carta colorata, cambia completamente la percezione. Ad esempio, disegnando un tramonto su un cartoncino blu scuro, non dovrete colorare tutto il cielo, ce l'avete già. Basterà aggiungere gli accenti caldi del sole e delle nuvole. Lo sfondo colorato diventa esso stesso parte della composizione, risparmiando tempo e materiale. Una delle domande più frequenti è come si correggono gli errori. Con i pastelli a olio è più facile di quanto sembri. Se lo strato non è troppo spesso, si può rimuovere delicatamente con una gomma pane. Se invece avete applicato troppo pigmento, la spatola viene in vostro aiuto. Con essa potete letteralmente raschiare via la parte sbagliata, come il burro da una fetta di pane, e ricominciare. Il pastello a olio perdona molto, incoraggia l'audacia e la sperimentazione. Un altro punto importante, il pastello a olio non si asciuga mai completamente, o meglio, quasi mai. Lo strato di pigmento rimane leggermente oleoso e vulnerabile. Per questo motivo le opere finite andrebbero conservate sotto vetro, in una cornice, o protette con una vernice fissativa a spray. Ma fate attenzione con i fissativi. Alcuni possono alterare leggermente i colori del disegno, scurendoli o al contrario mangiandone la brillantezza. È sempre meglio fare un test su un foglio a parte. Sapete, nella nostra era digitale, in cui molto viene creato sugli schermi dei tablet, lavorare con un materiale vivo come il pastello a olio diventa un vero lusso, è un'opportunità per rallentare, un'opportunità per sentire come il colore nasce sotto
le tue mani. Non c'è un pulsante annulla, ma c'è la possibilità di trasformare un errore in un nuovo dettaglio, in una nuova texture. Ogni bastoncino di pastello a olio è un concentrato di colore puro. Quando lo prendete in mano non state tenendo solo uno strumento, state tenendo un'emozione. Il giallo brillante è risata e luce del sole, il blu profondo è la calma del cielo notturno, il verde succoso, come quello dei lime che stanno nascendo sulla carta in questo momento, è freschezza, energia e vita stessa. L'arte del disegno non è la ricerca di una copia perfetta della realtà, è una narrazione, la vostra storia personale, raccontata con il linguaggio del colore e della luce, e il pastello a olio, con la sua ricca texture, la sua brillantezza e la sua reattività, è un narratore meraviglioso per questo scopo. Spero che questo piccolo viaggio nel mondo dei pastelli a olio sia stato interessante per voi e che forse vi abbia ispirato a provare voi stessi. Non abbiate paura di sperimentare, prendete qualche pastello, un foglio di carta e semplicemente iniziate. Lasciate che il colore vi guidi. Sono sicuro che il risultato vi sorprenderà. Grazie per aver trascorso questo tempo con me, create con gioia e alla prossima.